ho visto Mr. Mercedes, o Mr. Mercedes se vogliamo dirlo all'italiana, cioè la serie televisiva tratta dal omonimo romanzo del maestro del brivido, Stephen King. Io non l'avevo mai vista prima, anche se risale al 2017, e non ho mai letto il romanzo, che naturalmente è anteriore. Però voglio parlare con voi di questa serie perché secondo me ci offre diversi spunti di riflessione su King, sul suo modo di raccontare e poi perché fondamentalmente secondo me merita davvero. Che l'abbiate vista oppure no. Dopo la sigla partiamo con un po' di dissertazione intorno a Mr. Mercedes. Una cosa soltanto, questo è un video che vedono in anteprima gli abbonati di Broken Stories, quindi se lo state vedendo senza aver versato neanche un minimo obolo a questo meraviglioso canale, sappiate che avete la possibilità di abbonarvi per vedere, oltre ai video in anteprima, anche dei contenuti esclusivi. Beh, dipende dal livello di abbonamento. Qua sotto un tasto per saperne di più, dove cliccate su abbonati e poi scoprite. Andiamo avanti. Mr. Mercedes è una serie che mi è piaciuta? Domanda? Sì, mi è piaciuta con alcune riserve, che sono quelle, insomma, che riguardano sempre il mio amatissimo Stephen King, che non leggo ormai con regolarità da tanti anni, proprio perché essendo stato un suo fedele lettore quando ancora la maggior parte degli italiani manco se lo caccava di striscio, ho avuto l'opportunità col tempo di verificare che insomma in lui ci sono alcuni cliché, ci sono alcuni automatismi nel suo modo di scrivere e di raccontare, di impostare le storie che alla fine me le hanno rese, come dire, un po' prevedibili, ecco, e questo non fa mai piacere quando si tratta di brivido. Detto questo, autore che dovremmo sempre ringraziare per la sua prolificità, per la sua incredibile creatività, resto dell'idea che il suo picco fu negli anni 80, fine 70, 80. Comunque, picco creativo intendo dire. Incidentalmente era anche il periodo in cui si drogava tantissimo, purtroppo. Vabbè, comunque. Mr. Mercedes, prima di tutto, è una serie in 10 puntate, impostata con un ritmo, insomma, un ritmo riflessivo, così come è giusto che sia, data la storia. Cioè la storia di un investigatore, un detective della polizia nell'Ohio, non mi ricordo la città, in pensione, interpretato da uno statuario epico, eroico, meraviglioso, Brendan Gleeson, che è questo scrittore, scusatemi, è questo attore ovviamente non più giovane, bello, grosso, sovrappeso, ciccio, con questa barba, brutto, ma di un brutto bellissimo. E poi grandissimo, meraviglioso attore. Lo ricordiamo infatti nel film capolavoro Troy. Sì, quello sulla guerra di Troia. Sì, purtroppo lo ricordiamo anche lì, era anche lì, però soprattutto in tante altre produzioni infinitamente migliori, perché dove c'è lui comunque, quando appare lui secondo me lo schermo si illumina un po' di più, meraviglioso. La storia è questa, lui è questo detective che ha risolto un sacco di casi, ma adesso è in pensione, beve un po' troppo e comunque si macera con il ricordo di un caso che non ha risolto, cioè quello di questo Mr. Mercedes, diciamolo all'italiana, che un giorno a bordo di una Mercedes rubata, quanto poi risulta, e questa è la prima scena, ha deciso di falciare una quantità di persone che erano in coda in un centro per l'impiego, davanti a un centro per l'impiego chiuso, prima dell'alba. Ne ha ammazzate tantissime, indossando peraltro una maschera da clown, e il clown sappiamo bene che in casa King insomma ha portato tanto bene. Bene, questa è la storia quindi del detective Hodges che inizia a ricevere messaggi via computer, col suo computer scalcagnato, pezzato di scotch, rabberciato, insomma riceve messaggi da qualcuno che dice di essere, insomma si millanta di essere Mr. Mercedes. Sono passati anni, non ci sono state più stragi, non ci sono stati quelli che tecnicamente si chiamano mass murder, cioè omicidi di massa, perché il nostro non è un serial killer in senso stretto, ma è un mass murderer, ok? Poi vabbè, si diletta anche in altre uccisioni.
Questa è l'impostazione. Le provocazioni da parte di Mr. Mercedes perché, perché Mr. Mercedes è uno stronzetto che ama tormentare le persone e farlo naturalmente da distanza di sicurezza, prima dentro una Mercedes, poi attraverso i computer, perché veniamo subito a sapere, vi faccio un piccolo spoiler praticamente della prima puntata, che si tratta di un genietto del computer. Cioè di un tizio che sa usare benissimo l'informatica, è un hacker fondamentalmente, ma un hacker sfigato perché non lavora certo all'FBI, non lavora certo per la CIA o per il controspionaggio russo, no, lavora per una catena di seconda fascia, serie C, anzi direi terza fascia, tipo Unieuro, dove assiste soprattutto pensionati come la mia mamma, mettiamola così, come mia madre, e come tutti i veri boomer, ricordiamo sempre che i boomer sono quelli prima della mia generazione, che anche quando devono inoltrare un'email non si ricordano come si fa. E quindi, insomma, bisogna sempre un po' assisterli. Probabilmente avete esperienze comuni di questo tipo anche voi. Quindi si tratta di una partita a scacchi, in cui il nostro Hodges, ex detective in pensione Hodges, cerca di rintracciare questo bastardo che continua a perseguitarlo e che, insomma, è chiaramente intenzionato a pungolarlo e a divertirsi così. E la storia quindi è costruita tra protagonisti e antagonista che vengono raccontati un po' come negli episodi che voi forse ricordate o forse no, del Tenente Colombo. Sì, perché il nostro Hodges, detective in pensione, interpretato magnificamente da Brendan Gleeson, è praticamente il Tenente Colombo, però in una chiave realistica. Forse magari il Tenente Colombo, se fosse già pensionato, si ridurrebbe così, cioè sovrappeso, era già sovrappeso, non fateci caso. Insomma, dedito un po' troppo alla bottiglia, depresso, con un divorziato. Immaginatevi il Tenente Colombo divorziato, sarebbe ridotto così, con una figlia che è in un centro di recupero per tossicodipendenti, eccetera. La serie funziona perché effettivamente di nuovo King rinnova l'evidenza che una storia funziona tanto quanto funzionano i suoi personaggi principali. In primo luogo, ovviamente, il protagonista e antagonista. Entrambi in questa storia sono riuscitissimi. Anche l'antagonista, interpretato da un attore di cui non so bene il nome, che è veramente, come dire, respingente, ma ovviamente essendo interpretando uno psicopatico allucinante, questo è un individuo schifoso. Un giovane che però riesce anche nella rappresentazione kingiana a suscitare un minimo di empatia, perché il fatto è questo: King sa che le persone non sono mai cattive al 100%, non corrispondono a dei cliché narrativi, sono persone e lui racconta persone, certo è che poi le deve asservire ai suoi obiettivi narrativi. Quindi abbiamo questo mass murderer, questo psicopatico che vive con una madre alcolista. Un altro tema, vedete, che ritorna spessissimo nelle storie di King è questo: i rapporti familiari tossici, malati, disfunzionali, le madri soffocanti, le madri in questo caso perfino incestuose. Ed è questo il punto, spesso con King, e me l'ha fatto ricordare Mr. Mercedes. Lui effettivamente non si ferma prima della soglia che scatena la repulsione, il disagio, il discomfort. Ecco, è tanto uno scrittore, un narratore confortevole, perché comunque ci racconta un mondo in cui i buoni quasi sempre prevalgono o comunque si distinguono per nobiltà d'animo, ma è anche uno scrittore e un narratore che osa accoltellare alla fine il suo pubblico con delle visioni, con dei concetti, con delle idee che anche in questo caso, di nuovo, e quindi lo ringrazio e ringrazio questa serie, sono riusciti a farmi anche un po' distogliere lo sguardo, anche un po'
a indurmi quasi a stoppare la serie, perché ho fatto proprio fatica anche con alcuni concetti che sono espressi lì, cioè questo psicopatico, la vita di questo psicopatico tocca degli abissi proprio di squallore familiare, domestico, quotidiano, che poi è il vero orrore alla fine. Ora, ci sono secondo me diversi temi che rendono questa storia tanto appassionante quanto kinghiana in maniera positiva ma anche negativa. Perché King alla fine, se lo conosci bene o più o meno bene, insomma, se hai una certa familiarità, ti rendi conto che sta sempre un po' ricicciando le sue ossessioni. E quando dico ricicciando intendo dire che le ricicla, che rimette in campo delle idee che ha già tirato fuori magari in giovinezza, tipo il furgone del gelataio, il gelataio matto, il gelataio che passa è pericoloso. Quindi queste icone di America anni 50 rassicurante, di questa vita nei sobborghi così ingenua, così pura, così innocente, però macchiate dal segreto che c'è dietro quell'icona di semplicità, di genuinità. Terribile, no? L'idea che ci sia questo furgone che passa, i bambini che ci vanno e poi magari... Vabbè. Questo però era già presente nei suoi primissimi racconti, ok? E lui non si fa nessuno scrupolo, riutilizza le sue idee, così come appunto il clown, eccetera. Resta il fatto che comunque ha il coraggio di usare i personaggi anche per dire qualcosa di scomodo, qualcosa di un po' imbarazzante sulla società in cui vive, in cui in parte viviamo anche noi, sulla natura umana, e sto pensando in particolare alla vicina di casa del detective in pensione Hodges, che è questa donna avanti negli anni, piacente, che insomma cerca di sedurre il detective Hodges, però in una modalità che con parole, con un senso anche un po' con una gelosia che effettivamente tratteggia un personaggio, io l'ho trovata abbastanza fastidiosa e inquietante. È un personaggio positivo, però cavolo, King ci racconta di questa donna che cerca di portarsi a letto il vicino di casa, sì perché è attratta, sì perché lui ha un certo fascino, ma glielo dice anche chiaramente, anche perché per questioni di praticità, perché il vicino di casa può farle dei favori. Io questo l'ho vissuto anche con un certo quasi fastidio, devo dire la verità, ma ringrazio King che ha avuto il coraggio di mettere in scena conversazioni di questo genere in cui ecco, l'uomo, in questo caso l'uomo è colui che è concupito, nonostante non sia poi questo Adone, però chiaramente è un uomo in gamba, un uomo affascinante, e piace alle donne, le attira, ma lui se la vive anche in una maniera un po' amara, con un certo distacco, rimane anche un po' stupefatto di fronte alla, se volete, sfrontatezza più che lecita della vicina di casa che insomma se lo vuole portare a letto senza tanti giri di parole. Ho apprezzato questo aspetto di questa capacità di raccontare una realtà che esiste, che è quella anche delle donne che vogliono avere un uomo, vogliono avere una vita sessuale, faticano ad averla e grazie alla emancipazione femminile naturalmente cosa fanno? Parlano chiaro. E l'uomo magari che non è tanto interessato si trova un po' a disagio e in questo cosa succede? Che King ci aiuta anche a capire come si può sentire una donna che riceve quel tipo di attenzioni. Naturalmente le donne lo sanno, ma io, spettatore uomo, non mi ero mai calato così bene nei panni di chi, ecco, riceve questo genere di attenzioni così esplicite, così manifeste, anche un po' insistenti, senza mancanza di tatto, diciamo la verità. Con tatto, con discrezione, però questa donna è un po' un martello, ecco, è sempre lì che occhieggia, che lumeggia, che insomma che ammicca, che gli fa favori, che gli entra in casa, che gli cerca di spiegargli come lui dovrebbe vivere le sue emozioni, insomma, con una anche un po' insomma prosopopea inutile, perché il nostro Hodges è un uomo, insomma, è un irlandese tutto d'un pezzo
che se ha dei problemi si chiude in se stesso, si beve un whisky, è buono. E lei, che invece probabilmente ha letto tanti libri, insomma, di psicologia, cerca di aiutarlo, ma lascia stare. Ecco, questo rapporto mi è sembrato veramente molto efficace. E anche il fatto che, insomma, King non lo risolve in maniera scontata, o comunque non cerca di addolcire la pillola. Questo tipo di rapporti, anche fra persone che si vogliono bene, in cui però uno dei due vorrebbe di più, sono un po' complicati. I personaggi così sfumati sono meravigliosi, queste figure non stereotipate, mentre altri, diciamo la verità, sono proprio un po' dei cliché kinghiani, tipo il manager di questo negozio di elettronica che maltratta, vitupera o vituperà ogni tanto, con gli accenti io ci litigo, i suoi dipendenti, incluso il nostro psicopatico. E ti viene quasi voglia di dar ragione allo psicopatico, se poi cerca una vendetta, perché andiamo, un boss così dedito al mobbing probabilmente avrebbe i suoi guai, o comunque insomma un paio di schiaffi glieli devi dare. Però è così, King quando vuole prendere il suo spettatore, il suo lettore, cosa fa? Crea questi personaggi antipaticissimi che tu li vorresti proprio, madonna, sono quei personaggi che noi amiamo odiare, e King lo sa, e quindi ce li mette nelle storie. Sono gli stronzi, le stronze che costellano le sue vicende, che le rendono comunque più saporite, più spicy, più piccanti, più salate, più... Però resta il fatto che forse almeno in questa Mr. Mercedes, la serie, non sto parlando del libro, forse hanno un po' calcato la mano, ecco. Sono apprezzabili questi personaggi, però torno al concetto che certi cliché kinghiani a me hanno un po' stancato, ecco, questo è il punto. Dopodiché, però, la serie è bellissima, la serie si fa guardare perché c'è tanta umanità, però ci sono appunto questi cliché kinghiani. Uno fra tutti lo voglio esporre, voglio condividerlo con voi, e cioè consiste in una delle regole basilari della scrittura creativa. Chiunque scriva con qualche aspirazione dovrebbe conoscerla, e chiunque scriva senza esserne al corrente probabilmente sta soltanto gettando a spaglio parole sulla pagina, senza rendersi conto che non portano a nessuna coesione, a nessuna economia narrativa. Economia cosa vuol dire? Che bisogna, insomma, risparmiare le cartucce in un certo senso, e questa regola si chiama La pistola di Chekhov. È un classico della messa in scena, della drammaturgia, per dire la verità. In cosa consiste? Chekhov diceva: non puoi scrivere, insomma, non buttare, non scrivere niente che non sia utile alla storia, fondamentalmente. E quindi, sintetizzando, se una pistola compare nel primo atto, deve sparare nell'ultimo, ok? Questa è la regola semplificata al massimo. King ha sempre applicato la pistola di Chekhov alla lettera. È uno che gioca di rime baciate. A, B. Cioè, lui fa un'opera di semina sempre, e poi di raccolto dopo, alla fine della storia. Per cui ci sono tutta una quantità di situazioni in cui ci sono indizi, ecco, avvengono eventi che tu dici: ecco, l'ho appena fatto, ha posizionato la pistola e quindi quella spara, perché altrimenti non si spiegano, no? Perché adesso qui, ragazzi, io un po' di spoiler ve lo devo fare, ok? Quindi se non volete saperne più, fermatevi, non guardate più il video, ma da questo momento in poi io degli spoiler ve li faccio. Tanto più che probabilmente avete letto il libro o avete già visto la serie, altrimenti fatelo e poi tornate ad ascoltare, diciamo, queste considerazioni sulla pistola di Chekhov che King utilizza massicciamente. C'è una scena, quindi da qui in poi spoiler. C'è questa scena in cui il nostro psicopatico ha creato proprio, ha condito con abbondanti quantità di veleno per topi della carne trita che vorrebbe utilizzare con un cane per ucciderlo. Ora,
siccome non ci riesce, torna a casa ed è costretto in quel momento, da eventi causati dalla madre, che è una casinista allucinante, ma è anche peggio, è costretto a nascondere questa carne. La prima cosa che gli viene in mente è di buttarla dentro il freezer, che è quel cubicolo che si trova sopra il frigorifero, no? E io lì ho detto, ecco qua, pistola di Chekhov. Perché andiamo su? Era evidente che quel polpettone di carne avvelenata messo in freezer avrebbe creato problemi, avrebbe ammazzato qualcuno. Ok? E infatti, dopo un paio di puntate, qualche puntata, non mi ricordo quante, la madre del protagonista, non sapendo che cosa mettere sotto i denti, si mette a frugare nel freezer, trova questo polpettone, questo macinato di carne e lo cucina e ovviamente ci rimane secca. E questo in una scena veramente raccapricciante, perché comunque King è bravo ad andare oltre, diciamo, la buona educazione, ecco, è veramente un bastardo. E quindi, però io lo sapevo già, ed è brutto quando vedi che cosa? Vedi i fili delle marionette, te ne accorgi. Un altro elemento un'altra pistola di Chekhov che lui utilizza moltissimo, manifestamente, non moltissimo, in questa serie è quel bulldog di legno, una statua, che una ragazza che assiste il nostro detective Hodges, che si chiama Holly, sottrae un giorno perché questa ragazza ha diciamo, qualche problema cognitivo, splendido personaggio peraltro, o forse nella sfera dell'Asperger, non lo so, dell'autismo, comunque bellissimo personaggio, creatura meravigliosa. Cosa fa? Torna a casa e glielo restituisce. È un bulldog che nella sua visione, insomma, questa ragazza identifica con il detective Hodges, in effetti si somigliano. C'è tutta una conversazione, c'è tutto un concentrare l'attenzione da parte degli autori di King e anche poi di Dennis Lehane, che è un consultant producer in questa serie e che scrive il teleplay. E vi vorrei ricordare che Dennis Lehane è l'autore di Mystic River, il romanzo, meraviglioso, è uno scrittore strepitoso. Insomma, stanno a parlare di questa statua per 5 minuti. Quella è la percezione. Probabilmente un minuto, però non ha senso, capite? Non avrebbe senso se poi quella pistola, cioè il cane di legno, non fosse usato alla fine. E infatti alla fine è usato in maniera risolutiva, perché la nostra Holly lo usa per darlo sulla capa. Vabbè, insomma, diventa un'arma. Questa è proprio pistola di Chekhov al 100%. Carne che diventa arma, pistola. Statua che diventa arma. Corpo contundente, capite? King questo lo fa regolarmente, lo fa sempre, è una sua regola d'oro, solo che lo fa in una maniera un po' vistosa, secondo me, un po' grossolana ogni tanto, per cui chi un po' fiuta, no? Di scrittura creativa, chi un po' ci capisce e di composizione delle storie, dice vabbè, t'ho visto, t'ho beccato. È come giocare a strega toccacolore e voltandosi notare che King sta ancora inciampando, capite? Non è bello. però vabbè, sono peccati veniali di un grandissimo autore che alla fine, come confessa, non si scrive mai le scalette, non imposta mai preventivamente le storie, le butta fuori così come gli vengono e quindi asseconda i suoi cliché, i suoi automatismi, i suoi scatti sinaptici, diciamolo così, che sono sempre quelli, perché è lui. Dall'altra parte, se volete, tutto questo rende Stephen King è Stephen King anche perché non si frena, non indulge, cioè indulge in questi automatismi, questi com'è che già che si dice? Mi sfugge il termine.
Riflessi condizionati. Ecco, lui indulge in questi suoi riflessi condizionati. Probabilmente probabilmente, sicuramente ne è consapevole e dice va vaffanculo. Anche perché, voglio dire, gli hanno portato più che bene. Però va bene, esistono questi cliché, esistono questi riflessi condizionati kinghiani, esiste il fatto che lui se ne sbatte, ma esiste nel contempo la realtà della sua sincerità, della sua voglia di raccontare gli esseri umani, di raccontare la sua America, il nostro Occidente, senza tanti filtri. Tanto è vero che questa è una storia in cui comunque, attenzione, abbiamo il detective Hodges che ha un problema di alcolismo, abbiamo la mamma dello psicopatico che è un alcolista, abbiamo la figlia del detective Hodges che è una tossica. Insomma, abbiamo una rappresentazione di un'America che ha un serio problema di dipendenza dalle sostanze, e questo è un altro sottotesto, se volete, no? di Mr. Mercedes. Il disagio di un uomo che è in pensione ma non sa ricostruirsi una vita, il disagio di una donna che è la sua vicina di casa, che è sola e si sente sola e in qualche modo cerca di reagire anche in maniera un po', insomma, un po' grossolana, un po' rude, se volete. Però ci prova. Una figlia che si droga, una donna che ha perso il marito, ha perso il lavoro e non sa fare di meglio che bere e toccare il figlio. Cioè, una cosa veramente allucinante. Cioè, un posto di lavoro che è questo Unieuro dei poveri in America, dove non sanno fare di meglio che maltrattare i dipendenti, fare mobbing, discriminare una dipendente lesbica, e poi arriva questo manager a fare un discorso motivazionale in realtà terroristico che è la merda dal punto di vista lavorativo, però poi si dimostra anche un uomo molto acuto, molto attento, quindi comunque intelligente, non è solo un cliché quell'orribile manager messo in scena in Mr. Mercedes. Ma chi si salva in questa storia? La polizia, che comunque è abbastanza, negligente, è terribile. Chi si salva in questa storia? Il detective Hodges, sì, però anche lui, ragazzi, mamma mia, è più una sofferenza la sua vita che insomma una vita riuscita. E poi se gli togli il caso di questo bastardo, cioè è proprio dare la caccia allo psicopatico che gli restituisce un po' di vitalità. Pensate un po' come sta messo. Quindi insomma una storia triste, una storia però sincera, una storia onesta, eroicamente onesta da parte di King. E io questo l'ho apprezzato molto. Ce ne fossero di serie così in cui insomma guardiamo in faccia la realtà, il protagonista ha il suo fascino, certo, ma non è uno bello. Piace alle donne, ma comunque ha un rapporto un po' difficile, si sente morto dentro. Quando poi in qualche modo ha una relazione tanto complicata, insomma, voglio dire, lui è nella sua terza età e l'amarezza che nutre avvelena comunque anche i suoi rapporti, e non è mai stato un uomo perfetto, ha commesso degli errori che sono evidenti nella storia, no? Quindi ce ne fossero, ecco, queste sono le storie di cui secondo me, insomma, possiamo dirci bisognosi, cioè, le storie che ci avvicinano di più, ma nel senso proprio tra noi esseri umani, perché io nel Detective Hodges, in tante sue amarezze, in una sua solitudine, mi sono identificato. Chiaramente non sono Brendan Gleeson, ma abbiamo qualcosa in comune. Poi ho riconosciuto anche dei tratti in comune nelle donne che costellano la storia. Ho in qualche modo provato compassione per lo psicopatico per 5 secondi, perché poi lo volevo subito morto naturalmente, però ho provato compassione perché questo è proprio, cioè, a parte che è fottuto nel cervello dalla nascita, però quante brutte cose gli sono successe, ragazzi. Poi vive in una casa di merda, fa un lavoro di merda. Probabilmente se avessi un manager simile in un negozio simile, alla fine anche io diventerei molto cupo. E la prova è che in passato mi è successo. Ok? In passato mi è successo. Quando ero un commesso io avevo un manager, perché era un manager, e tale voleva sentirsi, che insomma
in diverse occasioni mi ha angariato senza ragione, o comunque con le sue ragioni. Ciao Corrado, non so se stai guardando questo video. Naturalmente tempo, acqua sotto i ponti ne è trascorsa molto, nessun rancore, però io all'epoca digerivo molto male certi atteggiamenti. Vabbè, e quindi forse anche io ero un po', insomma, sicuramente le mie colpe ce l'avevo, ma non sono un serial killer, non sono un mass murderer, eccetera. Però tutti quanti al lavoro abbiamo vissuto quel tipo di emozione. Se così fosse tutti i giorni con un pezzo di merda come quello rappresentato in Mr. Mercedes, è certo che insomma un po' di compassione la provi per questo ragazzo, anche se il suo sogno nella vita è fare stragi, e quindi qui si chiude la compassione, l'empatia, fine. Quindi la regola è sempre quella: se i personaggi funzionano, se lo scrittore è sincero, se ci mette del suo e non vuole solo scrivere una storiella tanto per così spremere i soldi dalle tasche dei suoi lettori, qualcosa di buono la troviamo. E King non è solo un bravo scrittore del brivido, King è semplicemente uno scrittore pazzesco. Quindi se l'avete vista, se non l'avete vista ma volete vederla, eccetera, fatemi sapere. Qua sotto io ci tengo ad avere i vostri commenti, a capire cosa abbiamo in comune, se avete anche voi notato certi aspetti di questa serie. Ora io credo che vedrò la seconda, sempre su Prime Video, perché ho capito che tratta da un altro libro di King e non è inventata tanto per sfruttare il successo della prima. Quindi benissimo, vi invito naturalmente a mettere like, a commentare. Se c'è il tasto hype premetelo, perché in questo modo aiutate i canali più piccoli a ottenere un po' di evidenza, quindi vi ringrazio se lo fate. Se poi volete abbonarvi, naturalmente, come vi dicevo, qua sotto c'è il tasto, perché comunque potete anche avere diversi contenuti esclusivi che tutti gli altri non hanno. Ciao a tutti da Flavio Turisi di Broken Stories, grazie per aver guardato questo video fino alla fine.